Ben ritrovati nel mio canale con questo nuovo tutorial. Vi presento la casacca primavera. Per quanto riguarda questa casacca ho iniziato dal sopra, quindi ho preso la misura che va da un braccio all'altro e ho calcolato la lunghezza. Se volete fare una manica più lunga basta prendere sempre le misure che vanno da un braccio all'altro. Nel mio caso sono 70 cm. Sono due pannelli. Ho lavorato con un punto fantasia sopra e poi sono andata avanti con l'altro punto fantasia sotto. Per quanto riguarda la lunghezza sono 57 cm e ho lavorato facendo degli aumenti per avere una morbidezza più sui fianchi. Però come vedete questa casacca è già morbida. Se volete aumentare la taglia basta andare avanti con la lavorazione delle catenelle e delle maglie alte. L'uncinetto che ho usato è il numero 3,5. Per quanto riguarda i filati ho usato 250 grammi del filato lino che trovate sul sito del filo di Arianna Maglia Uncinetto. Se casomai volete fare le maniche più lunghe vi consiglio di prendere almeno 2 lotti. Detto ciò adesso vi lascio al tutorial. Vi presento più da vicino questo filato. Io è la prima volta che lo uso, ma devo dire che è molto bello e sono dei filati della Icy Yarns che trovate sul sito del filo di Arianna Maglia e Uncinetto. Sono dei gomitoli da 50 grammi e li trovate sotto il nome di Linen. Nell'info box vi lascio sia il link del sito diretto che del filato. Io sto usando il colore lavanda, ma ci sono tanti colori molto belli. Non è molto lucido il colore e non è neanche molto grezzo, è un colore molto bello e devo dire molto acceso. Sono gomitoli da 50 grammi, il filo è lungo 175 metri e la loro composizione è di 50% lino e 50% viscosa. La viscosa si sente perché, come vedete, il filo è morbido, infatti nella lavorazione vi rendete conto della morbidezza del filato, quindi non è molto ruvido e non è molto grezzo. Si lavora con l'uncinetto del 3, ma nel mio progetto lo sto lavorando con il 3,5, però si può lavorare anche con il 4. È adatto questo filato per realizzare casacche di questi periodi molto fresche e anche abitini. Detto ciò, adesso possiamo iniziare con il nostro tutorial. Per lavorare la nostra casacca dobbiamo prendere la lunghezza che va da un braccio all'altro. Però, come avete visto nell'anteprima iniziale, io non ho fatto una manica molto lunga, ho fatto una catenella pari a 70 cm. Il punto fantasia che noi dobbiamo lavorare è un multiplo di 4 più 1, quindi per la mia taglia, che è una taglia M, ho messo su 136 catenelle più una, che corrispondono a 70 cm, quindi un totale di 137 catenelle. Una volta che avete stabilito la vostra lunghezza che va da un braccio all'altro, quindi potete fare la manica pure più lunga, stendete le braccia e prendete la misura da un braccio, la spalla e l'altra parte del braccio e decidete quante catenelle dovete mettere. Il multiplo è 4 più 1, adesso faccio una catenella, quindi sono 137 catenelle nel mio caso. Aggiungo altre 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Adesso devo saltare 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoro una seconda maglia alta. Devo lavorare tutta la riga di maglie alte. Terminata la riga di maglie alte, adesso giro il lavoro, faccio una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Adesso faccio 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3.
salto 3 maglie di base, 1, 2 e 3. Nella quarta maglia alta lavoro una maglia bassa, entro, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto sempre 3 maglie di base, 1, 2 e 3. Nella quarta lavoro una maglia bassa. Devo andare avanti con questa lavorazione fino a terminare la mia riga. 1, 2, 3, salto 3 maglie di base e nella quarta maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. 1, 2 e 3, 1, 2, 3, maglia bassa nella quarta. Ripetete questo per tutta la vostra riga. Sono arrivata al termine del giro, quindi ho fatto le 3 catenelle e salto sempre 1, 2, 3. Nell'ultima maglia lavoro una maglia bassa. Abbiamo finito anche il secondo giro. Adesso dobbiamo lavorare il terzo giro. Giriamo sempre il nostro lavoro. Iniziamo facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Adesso all'interno della stessa maglia di base dobbiamo lavorare altre 3 maglie alte. Quindi entro e lavoro la prima maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro una terza maglia alta. Adesso vado dove ho la maglia bassa e lavoro senza fare catenelle, niente, direttamente vado nella maglia bassa e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle di nuovo, 1, 2 e 3. Rientro sempre nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro e lavoro una seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro dentro e lavoro la terza maglia alta. Questa è la sequenza che dobbiamo lavorare. Quindi vado dove ho la maglia bassa e all'interno lavoro un'altra maglia bassa. Adesso di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Adesso qui ho la maglia bassa, entro all'interno e lavoro maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro una seconda maglia alta, rientro una terza maglia alta. Qui ho la maglia bassa e lavoro di nuovo la maglia bassa. Quindi vado avanti con la lavorazione fino a terminare il giro. Ci vediamo al termine di tutta la nostra lavorazione. Ecco come si presenta il nostro punto. Adesso, una volta che ho lavorato le ultime 4 maglie alte, la prima sono le 3 catenelle, concludo il giro sulla maglia bassa con una maglia bassa. E abbiamo terminato anche questo giro. Iniziamo a lavorare il quarto giro. Giriamo il lavoro e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Altre 3 catenelle che sono di separazione, 1, 2 e 3. A questo punto, dove ho la punta più alta, quindi sulla terza catenella, lavoro una maglia bassa. Dobbiamo lavorare di nuovo le catenelle di separazione con la maglia bassa. Quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qui ho le 3 catenelle del giro precedente, sulla terza catenella entro dentro e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3.
Qui ho la punta più sporgente, quindi sulla terza catenella lavoro la maglia bassa. Tre catenelle, 1, 2 e 3, e anche qui conto 1, 2, 3 sulla terza catenella maglia bassa. Proseguo la mia lavorazione fino a terminare tutta la riga. Arrivata anche al termine di questo giro, ho fatto 1, 2 e 3, le 3 catenelle, e chiudo con una maglia bassa sempre sulla terza catenella del giro sottostante. Adesso dobbiamo lavorare un giro uguale a questo, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, il quarto giro dobbiamo ripetere questo giro, e quindi giriamo il lavoro e facciamo sempre 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia sottostante e lavoro altre 3 maglie alte. Questa è la prima, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Adesso, dove ho la maglia bassa, entro all'interno e lavoro la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, rientriamo nella stessa maglia di base e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Vado dove ho la maglia bassa e lavoro la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientro sempre nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Vado dove ho la maglia bassa e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e vado avanti fino a terminare questo giro, e terminiamo sempre con una maglia bassa sull'ultima maglia bassa che abbiamo del giro sottostante. Proseguite questo, ci vediamo al termine del nostro giro. Arrivata a questo punto chiudo con una maglia bassa sulla terza catenella, quindi conto 1, 2 e 3, e abbiamo finito anche questo giro. I giri che dobbiamo ripetere sono in totale 5, quindi questo è il primo, poi abbiamo il giro delle catenelle con le maglie basse, il giro delle maglie alte e maglie basse, ripetiamo il giro delle catenelle con le maglie basse e poi le maglie alte. Adesso dobbiamo ripetere il giro di catenelle e maglie basse e poi riprendiamo dal giro numero 1. Quindi iniziamo, giriamo sempre il lavoro, iniziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e altre 3 di separazione, 1, 2 e 3. Vado dove ho la punta più alta e sulla terza catenella lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, di nuovo qui maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e sulla terza catenella maglia bassa. Quindi proseguo questo per tutto il mio giro. Ho terminato il mio giro facendo una maglia bassa sull'ultima maglia alta che avevamo sotto. Adesso giro il lavoro. Questi sono i punti che dobbiamo sempre ripetere. Dobbiamo iniziare dal giro numero 1. Quindi dobbiamo lavorare maglie alte e lavoriamo su ogni catenella una maglia alta, quindi un totale di 3 maglie alte, e sulla maglia bassa una maglia alta. Inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, e lavoro maglie alte su ogni catenella. A questo punto, se volete, lavorate all'interno della catenella, quindi
lavorate in questo modo, oppure a me non piaceva l'effetto che dava e ho lavorato le maglie alte all'interno sulla catenella, quindi giro la catenella in questo modo e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Sulla maglia bassa lavoro la maglia alta, quindi un totale di 4 maglie alte. Vado a fianco e sulla catenella lavoro la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e a fianco la terza maglia alta. Sulla maglia bassa una maglia alta. Proseguite questo per tutto il giro e poi vi faccio vedere come iniziare dal giro numero 1 e andate avanti per la vostra lunghezza, anche perché i giri che dobbiamo ripetere sono molto semplici, il punto non è molto difficile. Ci vediamo al termine del nostro giro. Arrivata alla fine del giro ho lavorato le 3 maglie alte sulle 3 catenelle sottostanti e la quarta maglia alta la lavoro sulla catenella d'inizio, sulla terza catenella. Dobbiamo iniziare dal giro numero 1, che sono le maglie basse e le catenelle di separazione. Quindi giro il lavoro, faccio una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, contiamo sempre 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 1, 2, 3, nella quarta maglia alta una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa, quindi andate avanti in questo modo fino a terminare la nostra riga e poi dobbiamo iniziare dal giro numero 3. Ho terminato anche questo giro, adesso volto il lavoro e lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e all'interno della stessa maglia di base lavoriamo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado dove ho la maglia bassa, qui a questo punto, e all'interno lavoro una seconda maglia bassa, un'altra maglia bassa, scusate. 3 catenelle, 1, 2 e 3, all'interno 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui ho la maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Quindi devo continuare la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso. Sempre adesso dobbiamo ripetere le 3 catenelle con le maglie alte e dove ho la maglia bassa lavoro una maglia bassa. Il giro successivo le maglie basse la punta più alta, quindi sulla terza catenella, e 3 catenelle di separazione. Il giro successivo ancora ripetiamo le 3 catenelle con le maglie alte e maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, quindi dei giri molto semplici. Andate avanti con questa lavorazione e vi dico quanto è lungo e largo il mio pannello. Ho lavorato 2 pannelli uguali, quindi ogni pannello misura, per quanto riguarda la lunghezza della manica, 70 cm e del larga 22 cm, quindi abbiamo 22 cm sul davanti e 22 cm sul dietro, che in motivi corrispondono a 1, 2, 3 e 4. Stabilite qual è il vostro diritto e il vostro rovescio. Il diritto lo mettete all'interno e il rovescio all'esterno e sovrapponete i 2 pannelli, questo perché dobbiamo cucire le spalle. Una volta che avete stabilito la vostra lunghezza, trovatevi la metà, quindi o contate
i motivi o le maglie alte, oppure col centimetro misurate, vi trovate la metà e vi spostate sia a destra che a sinistra per quanto riguarda la vostra larghezza dello scollo. Nel mio caso sono 22 cm, quindi mi sono spostata da questa parte 11 cm e da questa parte 11 cm. Caso mai volete una scollatura più abbondante, sempre vi trovate la metà e fate 13 cm da una parte e 13 cm dall'altra, quindi questo è soggettiva, la stabilite voi. Una volta che avete stabilito la vostra larghezza dello scollo, gli altri centimetri corrispondono alla manica e io ho cucito con uncinetto facendo delle maglie basse, sia da una parte che dall'altra. Una volta che avete fatto questo, stabilite adesso la vostra circonferenza, quanto deve essere. Io da questo punto a questo punto ho calcolato 96 cm, quindi 48 sul davanti e 48 sul dietro. Di solito io faccio una circonferenza di 90 cm, però siccome volevo una casacca morbida, perché come vedete il filato è molto morbido e larga, un po' più larga, ho voluto fare 96 cm. Quindi voi lo stabilite, se la volete più aderente la fate di meno, quindi calcolate meno centimetri. Per quanto riguarda poi, una volta che avete stabilito la vostra circonferenza, gli altri centimetri corrispondono al sottomanica. Io per quanto riguarda la mia circonferenza ho contato le maglie alte perché volevo sempre riprendere il multiplo di 4, quindi una volta che stabilite la vostra circonferenza contate le maglie alte per trovarvi con il multiplo di 4. Adesso dobbiamo cucire il sottomanica come abbiamo cucito sulla spalla. Con l'uncinetto, qui ho il marcapunti, entro dal sottomanica e lavoro adesso la mia cucitura, quindi devo stare attenta a mettere i motivi, devono corrispondere sia sul davanti che sul dietro, devono coincidere e devo lavorare con delle maglie basse, quindi entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa, faccio una cucitura semplice in questo modo e faccio una maglia bassa, vado a fianco, entro, nascondo anche la codina e vado avanti da questa parte e anche dall'altra parte e lavorate in questo modo anche le spalle. Non tirate molto, altrimenti la cucitura viene molto tirata. Ci vediamo al termine delle nostre cuciture. Una volta che abbiamo cucito il sottomanica e la spalla, giriamo dal diritto. Questa è la parte di sotto e adesso dobbiamo prima lavorare un giro di maglie alte per pareggiare tutto il lavoro. Quindi io con l'uncinetto entro subito dopo dove ho a disposizione la maglia sottostante, entro e lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 e lavoro maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Vado avanti fino ad arrivare dall'altra parte, così vi faccio vedere come continuare, visto che lì abbiamo la cucitura. Ho lavorato fino ad arrivare al sottomanica dove abbiamo cucito, quindi lavoro l'ultima maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta dove abbiamo la cucitura e qui ho la maglia alta a disposizione e lavoro di nuovo maglie alte su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare dove abbiamo iniziato la nostra lavorazione. Quindi una lavorazione molto semplice. Sono arrivata al punto di partenza, quindi faccio una maglia alta sulla maglia alta sottostante e dove ho la cucitura faccio un'altra maglia alta. Se casomai non vi trovate con il multiplo di 4,
Nel lavorare le maglie alte aggiungete, quindi contate quante maglie avete sotto, casomai vi manca una maglia alta, aggiungete una maglia alta e dove la aggiungete è indifferente. Se vi mancano 2 maglie alte, aggiungete sempre 2 maglie alte, quindi fino ad arrivare al multiplo che vi serve. Adesso faccio una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. Quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. 1, 2 e 3, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. Continuo questo per tutto il mio giro. Terminato tutto il giro, ho chiuso con una maglia bassissima, mi sposto all'interno delle 3 catenelle, faccio 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e all'interno lavoro 4 maglie alte, quindi cambio il mio punto. Questa è una terza e una quarta maglia alta. Vado dove ho l'archetto delle 3 catenelle a fianco e lavoro altre 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Mi sposto qui al centro e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Quindi sono delle semplici maglie alte lavorate all'interno delle 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3 e 4. Proseguo questo per tutto il mio giro. Adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima e ho terminato il secondo giro. Adesso dobbiamo andare avanti in questo modo con le maglie basse e le 3 catenelle e il giro successivo le 4 maglie alte all'interno delle 3 catenelle di separazione. Quindi una volta che ho chiuso rientro nello spazio e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Tra un gruppo di maglie alte e l'altro gruppo al centro lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado sempre al centro, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado al centro, maglia bassa e vado avanti in questo modo fino ad arrivare alla mia lunghezza. Se volete dare più morbidezza alla lavorazione, aumentate l'uncinetto dal 3,5 al 4, oppure se volete dare una maggior morbidezza, invece di 3 catenelle fate 4 catenelle e il giro successivo 4 maglie alte. Ecco, proseguite questo fino alla vostra lunghezza. Io adesso continuo con le 3 catenelle e le 4 maglie alte fino alla mia lunghezza. Vado avanti in questo modo e vi faccio vedere come iniziare il giro successivo. Al termine del giro chiudo sempre con una maglia bassissima. Adesso iniziamo a lavorare le maglie alte all'interno delle 3 catenelle di separazione. Quindi è una lavorazione molto semplice. Entro all'interno, faccio una maglia bassissima e 3 catenelle. 1, 2, 3. Queste 3 catenelle sostituiscono la mia prima maglia alta. Adesso lavoro altre 3 maglie alte all'interno. Questa è la seconda, una terza e una quarta maglia alta. Vado qui a fianco e lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Quindi ripeto, se volete aumentare la larghezza della vostra casacca ai fianchi, fate 4 catenelle di separazione e all'interno 5 maglie alte e proseguite fino a quando non avete la vostra larghezza giusta. Una volta che arrivate alla vostra lunghezza, io poi vi dico quanti centimetri è lunga la mia casacca, dobbiamo rifinire le maniche.
Quindi proseguite questi 2 giri per la vostra lunghezza. Ci vediamo al termine del lavoro. Ecco come si presenta la mia casacca. Queste sono le maniche. Intorno allo scalfo manica ho rifinito con delle maglie alte e maglie basse, che poi da questa parte ve la farò vedere. Dal collo fino a tutta la lunghezza sono un totale di 57 centimetri. Io nel tutorial ho detto che vado avanti con 3 catenelle e 4 maglie alte all'interno delle 3 catenelle, però poi ho cambiato idea, perché man mano che andavo avanti con la lavorazione volevo questa casacca un po' più larga, e come vedete si vede questa bella svasatura. Non è molta, però sui fianchi scende molto morbida. Se invece voi volete andare avanti con l'aumentare delle maglie, lo potete fare tranquillamente, potete fare anche un vestito lungo molto morbido. Quindi ho lavorato 4 giri con le 3 catenelle e le 4 maglie alte all'interno delle catenelle di separazione. Poi ho aumentato di una catenella e di una maglia alta, quindi dal giro successivo e altri 9 giri, quindi un totale di 10 giri, ho fatto 4 catenelle, all'interno delle 4 catenelle 5 maglie alte. Una volta che ho fatto 10 giri, poi gli ultimi giri ho sempre aumentato di una catenella, quindi da 4 catenelle ho 5 catenelle e 6 maglie alte, e sono andata avanti per 4 giri, quindi alla fine mi sono fermata. E come avete visto nell'anteprima iniziale, supera i fianchi e quindi sui fianchi scende molto morbido. Adesso vi faccio vedere come rifinire intorno allo scalfo manica, che anche così non è male, però per farlo venire più omogeneo vi faccio vedere come andare avanti. Dal sottomanica, proprio dove abbiamo il sottomanica che abbiamo cucito, entriamo al centro e faccio 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta. Adesso all'interno dello stesso punto lavoro altre 3 maglie alte. Questa è la seconda, una terza e una quarta, quindi un totale di 4 maglie alte. Vado dove ho uno spazio disponibile e faccio una maglia bassa. Vado di nuovo a fianco dove ho lo spazio disponibile e lavoro di nuovo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Vado subito a fianco dove ho uno spazio disponibile, lavoro una maglia bassa. Dove ho lo spazio disponibile lavoro altre 4 maglie alte, quindi una rifinitura molto semplice, e dobbiamo andare avanti in questo modo sia da questa parte che dall'altra parte. Quindi dobbiamo avere lo stesso gruppo di maglie alte da questa parte e dall'altra parte. Una volta fatto questo dovete tagliare i fili e la casacca è pronta per essere indossata. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina delle notifiche. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola, che se vi va di entrare nel mio gruppo potete farlo tranquillamente. È un gruppo libero dove potete pubblicare tutte le vostre creazioni. Grazie per la visione e ciao!